Non vedevo l'ora di fare questo video perché dobbiamo parlare della FIA nuovamente. Infatti lo stesso Zak Brown, CEO di McLaren Racing, ha mostrato delle perplessità sulla collaborazione che c'è tra Red Bull e AlphaTauri ed è lui stesso a spingere per ridiscutere questo accordo nel patto della concordia che viene stipulato con la FIA e con Liberty Media. E molti di voi si chiederanno: beh, ma a me cosa me ne frega della collaborazione tra Red Bull e AlphaTauri? È un punto molto importante perché ci sono già delle collaborazioni in Formula 1, ma quando c'è un team che sta dominando e ha il pieno controllo di un team satellite, c'è il rischio che potremmo vedere 4 Red Bull in pista e quindi vedere nel 2024 un AlphaTauri nettamente più forte rispetto alla stagione precedente. E questo è qualcosa che preoccupa non solo Zak Brown, ma anche tutti gli altri team principal di diversi team. Penso in particolare a Vasseur e Toto Wolff. E in questo video andiamo a vedere cosa può essere ridiscusso nel patto della concordia per limitare lo strapotere di Red Bull, e in più andiamo a vedere una nuova norma che introdurrà la FIA nel 2024 e vedremo se può essere utile per limitare i team a rispettare il regolamento. Quindi guardate il video fino alla fine perché questa cosa è molto importante. Ditemi nei commenti secondo voi se AlphaTauri si presenterà nel 2024 più forte di prima e se vedete il rischio che Red Bull possa andare anche oltre il regolamento affiancandosi di un team satellite ancora più forte, e ditemi anche la vostra opinione sulla nuova norma della FIA. Come sempre vi ricordo di lasciare un like e di iscrivervi e attivare le notifiche per non perdervi nessun video che c'è qui sul canale. A voi non costa nulla, ma per me fa una grandissima differenza. Quindi ringrazio tutti quelli che hanno attivato le notifiche e vi ringrazio a tutti quelli che mi hanno fatto gli auguri, che ieri era il mio compleanno. Grazie raga, come sempre, del supporto. Vi ricordo anche che mi trovate su Instagram come Rastro e ora iniziamo subito con questo video, ma prima sigla. C'è una sinergia sempre più stretta tra Red Bull e AlphaTauri, che a breve cambierà nome. E questo è uno dei temi che viene più dibattuto post stagione 2023. E anche inizio 2024 sarà uno dei temi più dibattuti, perché è un argomento poco chiaro. Certo, il regolamento sportivo permette ai team satelliti di attingere componenti come per esempio la power unit, l'impianto idraulico, il cambio, le sospensioni da un altro team. Ma un conto è avere un team che utilizza i tuoi stessi elementi, avendo però una propria base di sviluppo. E un altro conto avere due team che fanno le stesse scelte e che quindi possono diventare quasi lo stesso team. E questa preoccupazione ce l'ha specialmente Zak Brown. L'amministratore delegato di McLaren Racing si era mostrato già perplesso alla fine del 2023. Quando si era concluso il mondiale aveva fatto diverse dichiarazioni dicendo attenzione alla collaborazione tra Red Bull e AlphaTauri, perché potrebbero andare anche al di là del limite imposto dal regolamento sportivo, magari delegando alcune spese di Red Bull ad AlphaTauri, in modo da avere più milioni a disposizione per lo sviluppo. E questo sarebbe un vantaggio di Red Bull non da poco, che andrebbe a sminuire inevitabilmente gli altri top team, che già si ritrovano a inseguire una squadra dominante. Se dovessero anche avere meno soldi a disposizione da spendere per lo sviluppo rispetto al team di Milton Keynes, beh, sarebbe una vera e propria pagliacciata. Proprio per questo motivo in questi giorni McLaren ha pubblicato una lettera scritta dal suo CEO, ovvero Zak Brown, dove si elencano diversi punti da discutere con la FIA, tra cui il fatto di ridiscutere la collaborazione tra Red Bull e AlphaTauri nel prossimo patto della concordia che viene stipulato con la FIA e Liberty Media. Cito testuali parole: per rafforzare i valori di equità e competizione. E quindi bisogna dare priorità ad alcune regole che incidono sull'imparzialità tra i concorrenti. Zak Brown dice anche che in altri sport non possono competere due squadre nello stesso campionato che hanno la stessa proprietà, lanciando una frecciatina a Red Bull e AlphaTauri, perché va a incidere negativamente sulla concorrenza e influisce sulle decisioni prese in pista e fuori. Perché vi faccio un esempio: se c'è un AlphaTauri che fa impeding su una Red Bull, il comportamento e la penalità è minore rispetto se fosse un altro team a farlo. Stessa cosa a parti inverse, e questo non è giusto nel valore dello sport della Formula 1. Oppure un altro esempio che fa Zak Brown è appunto la condivisione dei dati, oltre che la gestione del personale e dei componenti, che tra Red Bull e AlphaTauri sarà fatta più in comune in futuro, con l'obiettivo di rafforzare il proprio team satellite. Un esempio del genere ce l'abbiamo avuto anche in Italia, quando Claudio Lotito, presidente e proprietario della Lazio, è stato costretto a vendere la Salernitana, una volta salita in Serie A insieme alla Lazio. Tutto questo per evitare il conflitto di interessi, che è un tema che abbiamo trattato nelle scorse settimane per quanto riguarda Toto Wolff e Susie Wolff, ma che è qualcosa che già stiamo assistendo tra Red Bull e AlphaTauri, e non sembra esserci così tanto scalpore da parte della FIA, che dovrebbe intervenire subito, che sembra quasi disinteressata quando Red Bull fa qualcosa di losco o poco chiaro, a discapito dei concorrenti. Anche perché non è una questione che riguarda solo Red Bull, ma potrebbe riguardare anche gli altri top team, che
possono acquisire dei team satelliti per averli come amici in pista e quindi avere delle alleanze strategiche per non essere sorpassati, e questo andrebbe a rovinare completamente la Formula 1. Quindi uno scenario dove la FIA deve intervenire per garantire l'imparzialità dello sport. Quindi mi ritrovo d'accordo con Zak Brown, che dice che l'unico elemento che può essere in comune tra i diversi team è la power unit, come abbiamo visto già in passato, che abbiamo diversi motoristi che forniscono i motori a più team, e quello ci può stare, ma non si deve espandere questa collaborazione anche su altri aspetti, perché in questo modo diventa deleterio per lo sport. E in tutto questo noi tifosi siamo quelli che ne paghiamo le spese, perché se in futuro dovessimo vedere sempre di più una condivisione di informazioni anche in maniera parziale, o dei modelli di proprietà condivisa, o addirittura delle alleanze strategiche, beh, sarebbe una grande delusione e diventerebbe tutto come il wrestling, quindi costruito, fatto apposta e non qualcosa di vero, e ciò renderebbe lo sport meno interessante da guardare, perdendo di conseguenza numerosi fan. Quindi Zak Brown ha già delineato questo scenario preoccupante. Vedremo se la FIA interverrà con il prossimo patto della concordia. Fatto sta che se dovessimo vedere un AlphaTauri nel 2024 nettamente più forte rispetto alla stagione prima, o che sviluppa dei progetti di Red Bull, o addirittura che si prende carico del budget cap del team di Milton Keynes, beh, staremmo assistendo a un vero e proprio conflitto di interessi, e sarebbe qualcosa di davvero grave per lo sport. Quindi secondo me, mia modesta opinione, la FIA dovrebbe intervenire prima. La soluzione di Zak Brown la approvo, nel senso di dare la possibilità ai team satelliti di utilizzare solo la power unit dei diversi motoristi principali, ma non gli altri componenti, e non avere neanche la proprietà in comune. Anche quello è un elemento chiave. Ma parliamo del provvedimento che la FIA metterà in atto nel 2024. Arriveranno delle verifiche a sorpresa. Come ha confermato lo stesso Tom Basis, ogni mese nel 2024 arriveranno delle verifiche di diversi ispettori della federazione internazionale, che arriveranno in ogni team per controllare i modus operandi, soprattutto lato budget cap, ma anche riguardo a tutte le spese e anche il regolamento tecnico della vettura, per controllare ogni singolo team, e tutto questo verrà organizzato senza preavviso, in modo da non far organizzare i team per nascondere le varie cose illegali. Insomma, questo pool di agenti investigativi si preoccuperà di investigare i diversi team e monitorare tutte le operazioni, i conti, e quindi per assicurarsi che tutti i team rispettino il regolamento sulle attuali disposizioni vigenti. Questa mi sembra una buona iniziativa della FIA, non è stata ancora confermata, ma è molto probabile che accadrà, anche perché l'ha dichiarata lo stesso Tom Basis. In seguito alla vicenda di Red Bull che aveva sforato il budget cap, anche i controlli sul budget cap sono aumentati con le relative pene, per questo non abbiamo visto nessun team sforare il budget cap 2022. Ora la FIA si sta preoccupando del fatto che diversi team devono rispettare il regolamento su tutti gli aspetti più importanti. Vedremo se cambierà qualcosa nei prossimi anni con questa manovra, però sulla carta sembra essere una mossa interessante. Ditemi anche voi nei commenti cosa ne pensate di queste investigazioni senza preavviso portate avanti dalla FIA. Vi sembrano un buon modo per controllare i vari team che siano conformi al regolamento, oppure pensate che possa essere una manovra corrotta? Sono curioso di leggere e rispondere a tutti i vostri commenti, ma soprattutto ditemi se anche voi siete preoccupati del rapporto tra Red Bull e AlphaTauri, che nei prossimi anni potrebbe essere ancora più stringente a vantaggio del team di Milton Keynes. Io sincero su questo sono molto preoccupato, anche perché nel 2023 abbiamo visto come la FIA ha favorito Red Bull in diverse situazioni, quando doveva prendere penalità perché gli altri team nella stessa situazione in un altro episodio aveva preso una penalità maggiore, invece ciò non è accaduto. E questo rapporto che c'è tra FIA e Red Bull, dove la federazione va a favorire il team di Milton Keynes, beh, è molto preoccupante, perché anche in questo scenario, se si dovesse verificare un conflitto di interessi tra Red Bull e AlphaTauri, bisogna vedere se la FIA veramente interverrebbe. Insomma, questa è la mia opinione, ma ditemi anche la vostra. Come sempre vi ricordo di lasciare un like, di iscrivervi e attivare le notifiche se vi piacciono i video qui sul canale. Ogni settimana escono nuovi video a tema automotive e Formula 1. Qui da Rastro è tutto, ci vediamo a un prossimo video.